Buon pomeriggio a tutti, siamo qui a questo nuovo appuntamento della Forza della Natura, la rassegna in memoria di Libereso Guglielmi, conosciuto per essere stato il giardiniere di Calvino. Oggi parleremo di birra, non è una cosa nuova per la Forza della Natura perché anche l'ultimo appuntamento che eravamo riusciti ad avere in presenza avevamo trattato dei lieviti che sono appunto una forza della natura. Per farlo avevamo coinvolto il mastro birraio Gabriele Genduso del birrificio Nadir di Sanremo, due produttori di vino delle aziende vitivinicole, nella fattispecie Terre Bianche di Camporosso, il moscatello di Taggia dell'azienda agricola Mammoliti, un panificatore, il panificio Fratelli Lia di Camporosso, e una torrefazione artigianale di Ventimiglia, Coffil, in collaborazione con la CNA della provincia di Imperia. Oggi invece parleremo sempre di natura, parleremo del rispetto della natura, di come si lavorano dei prodotti a partire dalla terra fino ad arrivare sulla tavola dei consumatori, e lo faremo con un ospite particolare che è Andrea Camaschella, docente, giudice in concorsi internazionali e autore dell'Atlante dei birrifici. Vediamo se Andrea c'è. Non ti si sente, Andrea, se vuoi. Vediamo i problemi tecnici della ridetta. Il bello. Vediamo se riesce a risolvere il problema dell'audio. Non ti sentiamo. Mannaggia. Allora, farei una cosa, mentre magari Andrea cerca di risolvere i suoi problemi tecnici, farei entrare direttamente l'ospite che è Andrea Filippini dell'azienda agricola Sieman. Devi sbloccare il microfono, Andrea. Scusatemi. Okay. Ciao Diego, ciao a tutti quanti, piacere. Ciao Andrea, grazie di essere qui con noi. Ma grazie a voi. Allora, vuoi parlarci un attimino della tua azienda? Noi, se vuoi, ho anche un contributo che possiamo far vedere, mentre magari aspettiamo che Andrea risolva i suoi problemi tecnici, che è il filmato, quello iniziale, introduttivo, che avete anche sul vostro sito. Ecco, abbiamo visto una bellissima azienda con questi filari infiniti che coltivano l'uva e immagino anche altre cose. Vuoi parlarci della vostra azienda, Andrea? Ma guarda, la nostra è una storia un po' speciale, non perché siamo speciali noi, ma perché è speciale il contesto in cui si è andata a formare, a costruire. Noi nel 2014 eravamo tutti impiegati, liberi, diciamo professionisti in vari settori, e abbiamo deciso di dare una svolta alla vita che facevamo perché non eravamo soddisfatti delle nostre attività, dello stile di vita che facevamo, per cui appunto nel 2014, dopo una ricerca affannosa e stancante e anche diciamo deludente, siamo riusciti a trovare la collina che vedete nel video, che era una collina in stato di abbandono da circa 5 o 6 anni, per cui ci siamo buttati in 3 fratelli e l'abbiamo rilevata e la abbiamo, diciamo, riportata in vita, per cui era un vigneto
appunto abbandonato da alcuni anni, con vigne anche di 50-60 anni, per nostra fortuna circondata da circa 5 ettari di bosco, proprio allo stato selvaggio, per cui era una realtà anche incontaminata per l'idea che noi avevamo di una agricoltura sostenibile. E quindi, contro il volere di quasi tutti, gli sconsigli: ma cosa fai, sei pazzo, a 30 anni ti metti a fare queste cose qui, siamo partiti gettando un po' il cuore oltre all'ostacolo. Per cui, appunto, l'idea all'inizio, sin da subito, era quella di coltivare vitigni autoctoni delle colline di Vicenza e di fare un vino artigianale, non nel senso di estetico, diciamo, del termine, per cui quei vini un po' torbidi, quei vini che hanno dei sapori strani, ma di fare un vino che fosse approcciabile a tutti, ma con la sostenibilità nella coltivazione e con la non sofisticazione in fase di cantina, per cui tutti i vini sin da subito sono stati fatti senza aggiunte di anidride solforosa, senza aggiunta di chiarificanti, correttivi, tannini, coloranti, varie gomme, varie pozioni magiche, ma facendo affidamento solo sull'uva e sullo strettissimo controllo in cantina. Ovviamente per produrre questo tipo di vini era necessario svolgere e praticare un'attività agraria estremamente attenta e rispettosa della terra, non tanto perché il bio fa figo, ma perché se tu escludi ex ante ogni forma di correzione artificiale, devi arrivare in cantina con un prodotto in condizioni perfette. Quindi l'idea sin da subito è stata questa. È una bellissima iniziativa. Tra l'altro hai detto 3 fratelli e questa cosa c'entra anche col vostro nome, credo, giusto? Certamente. Il nome è stata una cosa molto simpatica, perché avevamo scelto il nome dell'azienda, doveva essere Fratelli Filippini, poi abbiamo avuto una discussione con chi usava già il cognome nella sua etichetta, per cui Sieman è nato un po' a caso, che vuol dire sei mani in dialetto vicentino e padovano per lo più, e quindi ci siamo autonominati Sieman. Perfetto. Dopo questo aneddoto vediamo se ha risolto i problemi, se è arrivato Andrea, che vediamo di raggiungerci. Io per esserci ci sono, non so se mi sentite però. Allora io ti lascerei la palla, in modo che così iniziate a entrare nel vivo di questa diretta, in modo che poi torchiare. Intanto mi scuso, funzionava tutto, abbiamo fatto le prove stamattina, ma chiaramente la pioggia che è arrivata nel frattempo ha un po' rovinato il segnale, non so, vabbè. E comunque buongiorno a tutti, ciao Andrea e ciao Diego. Ciao Andrea. Grazie per l'ospitalità a Diego e alla Forza della Natura e a questo bellissimo progetto comunque che c'è dietro. E grazie ad Andrea Filippini e a Sieman tutta per essere qua con noi, perché è un'azienda sulla quale io punto molto per raccontare quello che è il futuro, in un certo senso, di queste birre a cui noi teniamo tantissimo, che sono oggi le chiamiamo Italian Grape Ale, ma perché nel progetto Sieman, come dire, hanno raggiunto un livello 2.0, no? Forse prima le Italian Grape Ale sono nate ovviamente in Italia, lo dice il suffisso Italian, che forse ci vogliono togliere, ma non è in questo momento non è quello di cui voglio parlare in questo momento, ma il discorso è piuttosto legato alla fermentazione, eccetera. Quindi le prime nascono a fermentazione ipercontrollata nel birrificio Barley di Maracalagonis, in Sardegna, in provincia di Cagliari, ma con Sieman secondo me raggiungono un altro aspetto, un altro punto, perché c'è un collegamento tra la natura e la birra finita che è incredibile. L'ha accennato prima Andrea, mentre io cercavo di risolvere i miei problemi, ma qualcosa sono riuscito a cogliere. Il progetto di Sieman non nasce per fare birra, nasce per giocare con la natura, per accettare la natura e portarla fino al bicchiere, che sia direttamente dall'uva, quindi attraverso il vino, che sia attraverso una fermentazione invece di un mosto di birra
però in cui comunque l'uva gioca sempre, l'uva, il territorio, l'aria all'interno della loro cantina gioca sempre un ruolo fondamentale. E quindi è un prodotto veramente che racconta quel territorio, le 6 mani, no? I 3 fratelli che lavorano in questo progetto, e una birra per l'altra c'è un filo conduttore che è incredibile. E stiamo parlando quindi di un altro livello di Italian Grape Ale, di qualcosa di diverso rispetto alla classica Italian Grape Ale fatta con un mosto di birra comune, fermentato e con l'aggiunta di uva, dove si possono aggiungere anche lì dei livelli meravigliosi, delle birre eccezionali. Qua siamo in un qualcosa che ci ricorda forse più profondamente quello che è la parte più ancestrale delle birre, cioè quando il lievito ancora non c'era, quando la natura era la parte dominante della birra finita. Quindi Sieman per me è questo. Poi so che Andrea è molto schivo e tendenzialmente timido da questo punto di vista, però penso che insomma è questo a cui puntavate, no? Raccontare il vostro territorio, i colli iberici, le vostre uve, il sudore delle vostre fronti quando lavorate in vigna, perché comunque è un lavoro che dura tutto l'anno, e poi il freddo nel birrificio. A volte lo facciamo collegare dal birrificio per farci inquadrare i vasconi, eccetera, e sappiamo che in alcune stagioni dell'anno muore di freddo, povero ragazzo, però è affascinante anche quella parte. E quindi Andrea, complimenti per il lavoro che fate sempre e soprattutto per questo rapporto col territorio anche molto biologico, non solo perché fate un prodotto biologico, ma ecologico, cioè un qualcosa di circolare, no? Sfruttate al 100% la vostra azienda, avete anche dei pannelli solari se non ricordo male, insomma il progetto è volto proprio a non rovinare, a non lasciare niente di peggio di quello che avete trovato alle generazioni future, anzi, se possibile migliorare in qualche modo. Anche il palato. Ma guarda, hai toccato una serie di aspetti che noi non andiamo, diciamo, a sbandierare in giro scrivendoli nelle etichette, no? Perché sono esattamente alla base di quello che è la filosofia con cui noi abbiamo avviato un'attività che più che un'attività per noi è la vita che facciamo, nel senso che noi non abbiamo avviato un'azienda vinicola perché volevamo importare e esportare il nostro vino in America e vedere Sieman in tutto il mondo e gli articoli su Sole 24 Ore, queste cose qua. Noi avevamo un'esigenza di vita, di stile di vita che volevamo abbracciare. Volevamo abbandonarne uno e abbracciarne un altro. L'agricoltura era il solo sbocco che noi potevamo vedere immaginabile per noi, per come siamo fatti noi, e così abbiamo approcciato tutto quello che è seguito, per cui la ristrutturazione della cantina, il recupero dei vitigni abbandonati, i pannelli fotovoltaici, il recupero dell'acqua, l'immagazzinamento delle cose, il tutto è stato pensato per una vita agraria sostenibile. Il vino che facciamo non poteva essere fatto per noi in altro modo se non questo. Noi facciamo fatica a comprendere chi lavora in altri modi, ma non perché è una critica, ma perché quella è una scelta di puro lavoro per noi, di vita. La birra è nata 3 anni dopo da quando abbiamo avuto l'idea di produrre il vino, e anche lì non abbiamo avviato il birrificio perché avevamo il tarlo di fare birra, di fare i fusti e le cose. Noi volevamo dare più spazio alla voce della terra che ci ospita, e un'idea che ci è sembrata interessante, invece di acquistare altri vigneti, andare in affitto ad altri vigneti o comprare uva, acquistare altri serbatoi, fare 20.000 litri in più di vino in più, è stata quella di esprimere il territorio con un altro filone, con un altro modo. La birra è come il vino, chiaramente è una passione ancestrale che abbiamo in famiglia, per cui 1 più 1 fa sempre 2, e la birra è nata spontaneamente. Poi ovviamente io sono un appassionato come te di molti altri stili, le pils, le basse fermentazioni in generale, altre birre,
però per noi non poteva esserci orizzonte diverso se non quello di fare una birra che, al di là che sia più buona, meno buona, che piaccia di più, che piaccia meno, che l'etichetta sia bella o meno, che fosse nostra e che esprimesse la nostra filosofia di vita, per cui questo era l'unico orizzonte possibile e quindi il tutto deve essere connesso, non si può fare vino da una parte e dall'altra parte fare, non so, formaggi con le tecniche più moderne o cose così. Abbiamo scelto di fare birra in cui ci fosse una commistione continua e sistematica e che l'attività agricola venisse a capo della situazione, per cui il birrificio si è, diciamo, innestato nell'attività agricola e non il contrario. Sì, scusa, forse non ero stato molto chiaro io e così ovviamente molto molto più chiaro, poi ovviamente è giusto che sia anche tu a raccontare meglio il tuo birrificio, o meglio la vostra azienda, perché parlare solo di birrificio in questo caso è limitativo secondo me. Esattamente. Per cui un'azienda agricola a tutti gli effetti, aperta in un periodo comunque difficile, perché poi il birrificio, quando doveva veramente esplodere, purtroppo è partito questo problemino, niente da dire, insomma, una pandemia mondiale, tanto per dare un po' di fastidio, insomma, al mercato, eccetera. Quindi è chiaro che adesso bisogna guardare a un mercato estero con grande difficoltà e sfruttando probabilmente molto di più la forza proprio del vino da questo punto di vista. Ma quello che mi premeva era appunto, come dire, è uno degli aspetti delle Italian Grape Ale, che sono quelle che poi interessano soprattutto a me, a Diego, quindi raccontarla dall'interno di un'azienda che si produce i vini con una fermentazione spontanea e che parte però coltivandosi proprio la propria uva e scegliendo sia per i vini che per le birre gli ovaggi che più piacciono a voi poi alla fine, no? Perché non è soltanto una questione di territoriale, puoi scegliere, per esempio la scelta di usare l'incrocio Manzoni non è un obbligo locale, è un vitigno che sicuramente è locale, che cresce localmente, però è una vostra scelta molto forte. Io l'ho scoperto grazie a voi, poi l'ho assaggiato anche in altri modi, vabbè io non mi occupo ovviamente di vino, quindi ho un'esperienza limitata da questo punto di vista, però è stato molto interessante per me questo. Ho scoperto grazie a voi anche altri vitigni in purezza magari o che normalmente venivano utilizzati quasi come vini da tavola o comunque come parte di un blend di altri vitigni, eccetera. Soprattutto ho scoperto la potenza di questi vitigni nel far fermentare le tue birre, perché poi alla fine quelle sono proprio le tue birre. I tuoi fratelli ti aiutano, è vero, tu aiuti molto anche loro, però la birra l'hai un po' imposta, sei tu l'appassionato di birra di famiglia, no? Quello che ha Certo. pensato di portare l'azienda al lato oscuro del malto d'orzo e della produzione di mosto, insomma, di malto e non di uva. E questo è uno degli aspetti che mi piacciono moltissimo nella vostra azienda, che comunque la collaborazione, la passione su tutti i punti che mettete voi tre, alla fine, tutte e sei le mani che sempre intervengono, si aiutano e collaborano in sintonia, che è molto bello. Anche oltretutto in un'età in cui molto spesso i fratelli in realtà ancora litigano parecchio, cioè non si è ancora stabilizzato del tutto, voi aprivate un'azienda insieme e non la classica azienda, come dire, ereditata di famiglia in cui sei costretto a collaborare con i fratelli, è proprio stata una scelta forte, no? Di creare qualcosa di famiglia, che è molto bella come cosa, un bel esempio, soprattutto in questi si parla tanto di resilienza, di un futuro ritorno alle terre, eccetera. Voi in un certo senso l'avete fatto, anche la vostra resilienza, perché rispetto alla vita che probabilmente conducevate prima di mettervi a zappare la terra, sicuramente avevate una vita più comoda, sbaglio? Sì, ma quello che tu dici alla fine ritorna, quello che tu giustamente dici, ritorna un po' al discorso del fatto di innestare le varie attività all'interno di uno stile di vita. Infatti è per questo che il birrificio, come dici tu, è strettamente legato e condizionato a quello che noi coltiviamo, alle temperature esterne, alle stagioni, ai mesi come vanno e al lavoro, perché il tutto è
costruito e congegnato per funzionare in modo fluido e costante, mettendo insieme tutto quanto. Il birrificio è pensato, ad esempio, per lavorare specificamente nella stagione fredda, in inverno, da novembre a marzo, che sono i mesi in cui in campagna si lavora poco, perché ci sono solo le potature e alcune altre piccole cose, ma noi sfruttiamo il tempo che l'attività agricola è più rallentata per lavorare in birrificio. Fatalità è anche il periodo in cui possiamo sfruttare le temperature estremamente basse per le fermentazioni spontanee, che altrimenti la natura non a caso non ti consente di fare nelle stagioni calde. Per cui tutto doveva incastrarsi bene e quindi sia la stagionalità delle cotte, delle produzioni invernali, sia il legame con il territorio ha fatto sì che l'uva e la nostra tipologia di coltivazione si inserisse estremamente bene all'interno delle birre che abbiamo scelto. Cioè sono le birre che hanno scelto noi più che non il contrario, per cui abbiamo appunto avviato una produzione strettamente legata alla stagione, all'inverno specificamente, e alla coltivazione che facciamo, per cui noi lavoriamo i vigneti, lavoriamo i campi, lavoriamo la natura, la collina in cui siamo ospitati, e lo facciamo in modo tale che poi lei ci restituisca non solo i vini ma anche le birre, perché le birre o iniziano la loro fermentazione spontanea appunto in modo spontaneo, oppure la fermentazione viene avviata con le fermentazioni delle uve, per cui comunque o all'inizio o a metà o alla fine del processo produttivo di ogni birra a un certo punto succede che si inserisce l'uva, che può essere sfruttata o come sostanza che dà un colore, un aroma particolare, che dà sapore, che dà sostanza zuccherina, oppure che dà flora microbica spontanea. Quindi la parte anche esteri, insomma, sentori nella birra finita, ma anche l'alcol alla fine, perché sono anche Saccharomiceti. Senti, andiamo un po' più nello specifico sulle birre. Dalla descrizione che ne hai fatto penso che sia chiaro che non stiamo parlando di una birra industriale, classica lager industriale. Quindi, insomma, qualche difficoltà forse nel proporle senza spiegarle c'è, forse vanno sempre un po' raccontate, no? È più facile forse per chi viene dal mondo dei vini capire le vostre birre. Sono birre, non sto dicendo che sono dei vini con anche dell'orzo dentro, sono assolutamente birre, però in questi tempi non sono esattamente intese subito come birra, non da tutti. Per chi va in pizzeria e chiede la rossa doppio malto, ecco, forse le vostre birre potrebbero essere un po' sconvolgenti. Sei d'accordo con me, no? Su questo? Sono pienamente d'accordo con te, e hai toccato un punto interessante, che è quello del consumatore di vino. Cioè noi abbiamo circa il 40% del fatturato del birrificio che è assorbito dai nostri clienti che ci comprano il vino, che senza la minima esitazione, quando si sono sentiti accennare a birre prodotte con l'uva, hanno cominciato a consumarne in quantità abbastanza imbarazzanti, e quindi alla fine abbiamo costruito un segmento di consumatori che fino a ieri non conoscevano questo tipo di birra, oppure erano fermi alla, non so, alla tedesca non filtrata, per loro era il top, non sapendo cosa significa, ma magari era anche un po' cruda, no? Allora lì era il top assoluto. Certo, quindi puro artigianale. Esattamente, e gli abbiamo spalancato un mondo che va a beneficio poi di tutti i produttori, chiaramente, di birre artigianali in generale, perché quando tu assaggi un cibo buono non sei contento, poi li vuoi assaggiare tutti. E è difficile spiegare alle persone queste birre, però è difficile anche che una persona che ha voglia di sperimentare, di assaggiare, o la curiosità di capire, si rifiuti anche di assaggiare, per cui poi è chiaro che interviene il gusto personale, a chi piace il piccante, a chi non gli piace, e l'acido e non acido, perché comunque
L'acidità forse, è una caratteristica che c'è in queste chiaro, birre. però è anche una caratteristica di molti dei vostri vini, perché i vitigni che avete scelto sono il legame, in questo caso, no? Tra le birre Assolutamente. e i vostri vini, ovviamente. Quindi forse per i vostri clienti, per quel tipo di cliente è un po' più facile. Sugli altri clienti quanto è difficile invece proporre queste birre? Sugli altri clienti è più difficile perché o tu trovi il cliente già appassionato, che già conosce, che è già abituato a consumare un certo tipo di prodotto, oppure tu devi fare un'intensa opera no di cultura, perché cioè, se una persona non conosce le sour beer non è un ignorante, No, tutt'altro, ci però mancherebbe anche. tu stai offrendo un qualcosa di un po' fuori dagli schemi, per cui è giusto che lo spieghi, anche perché magari ha un prezzo superiore alla media, quindi è giusto spiegarlo. Anche perché una tua birra, scusami, prima dal giorno della cotta, quindi da quando producete il mosto a quando esce sul mercato, quanto tempo sta in birrificio? Il Quanto minimo per tempo? quelle con l'uva è 15 mesi. Quindi Per insomma stiamo cui parlando, sì. ci sono molti vini che escono prima, Sì, paradossalmente. Quindi. Senti, è assolutamente. entrato, dovremmo avere anche Andrea Piacentini, giusto Infatti, Diego? abbiamo Andrea E Piacenza io ti che è una super lascerei 2 sorpresa minuti e... con... Diego, io non ti sento però, voi mi sentite? Sì, Sì. Sì, 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 ok, sì, sono io che non sì. sento Diego allora, perché volevo dare spazio ad Andrea Piacentini per se ha voglia Andrea di fare magari Piacenza. anche lui un paio di domande ad Andrea. Ok, dai, diamo il benvenuto ad Andrea Piacenza che oltre a essere... Andrea Piacenza, scusate, non Sì, so perché ho detto Piacentini, che lui Filippini, oggi è in Piacentini, veste mi doppia chiedo scusa. perché rappresenta sia Food Andrea, Around benvenuto. che anche la guida ai vini buoni d'Italia. Ciao Andrea. Ti lascio all'altro Andrea, così facciamo un casino mostruoso, 3 Andrea sullo stesso Adesso è un schermo. disastro. Sì, sì, Diego, dramma. Diego togli me, perché cioè, più di 2 non si può alla volta. Beh, innanzitutto piacere. Buongiorno, ciao. Poi purtroppo sono riuscito ad arrivare solo adesso, quindi come dire, mi sono perso l'inizio. Appunto, non so se è un tema che avete già affrontato, ma insomma, visto anche quello che è la mia attività legata alla guida Vini Buoni d'Italia, insomma, quello che trovo particolarmente interessante nel vostro caso, ma diciamo che è un tema un po' generale, avendo appunto lavorato in questi giorni sulla mappatura dell'Italian Grape Ale, diciamo che gli autoctoni la fanno da padrone tendenzialmente nella produzione a livello italiano. È sicuramente forse la freccia più forte, no? All'arco dei birrifici artigianali italiani, l'utilizzo degli autoctoni, perché è un patrimonio che è molto più ampio di quello che possono avere altre nazioni a vocazione vitivinicola. Appunto, quanto è importante, quanto è naturale per voi la scelta dei vitigni autoctoni nel raccontare le vostre birre e nel raccontare di conseguenza il vostro territorio? Ma guarda, la risposta è duplice. Intanto per noi non c'era scelta, nel senso che non solo perché ce le coltiviamo, ma perché l'avvio della nostra attività sin dall'origine è stata quella di dare espressività e voce a un territorio. Per cui al di là che l'uva ce la coltiviamo o se la comprassimo da colleghi o se ce la coltivassero altri, per noi non esisterebbe alternativa a usare vitigni diversi dai nostri, ma non per un senso di diciamo, campanilismo, perché le mie sono migliori di quelle di Verona, ma perché è giusto che i veronesi sfruttino le loro uve e noi sfruttiamo le nostre uve perché noi ci viviamo dentro, ce le coltiviamo, sappiamo come sono a agosto, a settembre, a metà agosto, all'inizio. Noi le coltiviamo per tutto l'anno ed è giusto che noi le utilizziamo, le spieghiamo e vi spieghiamo anche il motivo per cui il Tai Rosso di Vicenza è un'uva che ha un certo ventaglio di sapori, perché io conosco il suolo
calcareo in cui cresce il vento, l'esposizione a sud, un veronese che ti spiega il thai rosso sarebbe un po' in difficoltà e non riuscirebbe a darti un significato. Seconda cosa, perché appunto abbiamo la fortuna di usare un ingrediente che noi ci facciamo, per cui se noi abitassimo a Verona, torno a ripetere, useremmo uva veronese perché l'abbiamo coltivata. Ed è anche, questo si lega strettamente anche al motivo per cui noi raramente o quasi assolutamente non facciamo birre con la frutta in generale, cioè noi non andiamo ad acquistare ciliegie o prugne o cose che non fanno parte del territorio in cui noi siamo, sempre non per sminuire le altre cose, ma perché abbiamo fatto una scelta e ci vuole una certa, diciamo, coerenza in quello che si fa. Certo. Sì, appunto, quindi diciamo che questa può essere veramente un'arma in più, no? Anche sul mercato internazionale, no? Sì, scusami se ti fermo. Ovviamente poi è anche, nel nostro caso, ad esempio, è un'arma a doppio taglio, perché noi facciamo birre con vitigni che non sono famosi e veniamo da una zona che non è famosa. Noi abbiamo fatto alcuni anni fa una fiera in Belgio e avevamo lo stand a fianco al nostro di produttori di vino siciliani. Diciamo, gli importatori esteri che venivano al banco, quando tu gli dicevi vino della Sicilia, loro sapevano già tutti i nomi, le città, la costa, il mare, le cose. Quando tu gli dicevi i Colli Iberici a Vicenza, loro ti dicevano: ma dove cazzo, ma sei a nord o sei a sud-ovest, sei in Piemonte, quanto distante è? Cioè, per cui l'uva con il thai rosso, la Garganega, bravissimo, per cui è stato anche difficile buttare giù un muro di clienti che dicevano: ah, ma dai, il thai rosso è quello che si beve alla spina nella pizzeria sotto casa. Gli faccio: guarda, no, esistono anche dei sistemi per farlo diversamente. No, ma dai, ma il thai rosso, la Garganega è quella dei prosecchi. No, guarda, è diverso. Per cui ecco, e questo è anche di stimolo, chiaramente. Assolutamente, certo. Per noi. Sì, anche per poi, appunto, ripeto, lavorando anche per una guida che si occupa esclusivamente di vitigni autoctoni, è un tema che affrontiamo spesso, no? Ovviamente, però raccontavo l'altra volta che a noi è capitato per un partner della guida di organizzare una degustazione a Orlando, in Florida, in una fiera, e gli americani che erano lì, nonostante noi sul banco avessimo anche, per dirti, l'Amarone, per rimanere insomma nella vostra regione, o il Barolo o il Brunello, ma si sono innamorati del Marzemino e della Tintiglia, che probabilmente, immagino soprattutto la Tintiglia, non arriveranno mai negli Stati Uniti, nel senso che, come dire, non ce n'è abbastanza per affrontare quel mercato di vigne di Tintiglia. Però poi è anche esclusivamente spesso un aspetto appunto di far conoscere, no? E di creare una domanda, perché poi spesso il brutto è che soprattutto poi magari nella ristorazione di un certo livello si rischia sempre troppo di puntare sui già noti, no? Perché si pensa, per carità, per certi versi giustamente, che poi sia più facile proporre al tavolo una certa tipologia, un certo vitigno che magari è già conosciuto rispetto a un altro. Però in realtà poi, quando si fanno conoscere, cioè, si scopre che qualsiasi vitigno autoctono italiano ha pari dignità e pari qualità, con tutte ovviamente le sue espressioni differenti da altri, ma assolutamente, rispetto a quelli noti, no? Che poi non è solo... Scusa, di pure. Che dico che poi il bello anche, che anche spesso la ristorazione stessa non comprende, è che, come dicevi tu, non è che per forza c'è il migliore o il peggiore, ma c'è un tipo di uva che ti
può dare alcuni risultati, perché se io con il Thai rosso volessi fare un Amarone, farei un disastro di dimensioni epiche, no? Però io con il Thai rosso riesco a fare un vino che a Verona non potrebbero fare con il tipo di uva e col tipo di sistema di lavorazione e di coltivazione che loro hanno. Cioè, per cui al pari dei capperi che si coltivano in Sicilia, che non sono come quelli che coltiviamo qua, con il vino è la stessa cosa, cioè tu devi dare valore a una tipologia di uva che ti può dare un vino che non è ripetibile da nessun'altra parte e che all'interno di un pasto potrebbe sposarsi di più di un vino famoso che è un'altra cosa. E le birre, secondo me, hanno lo stesso risultato, cioè il fatto di fare una birra di 5 gradi e mezzo con il Thai rosso è un'altra cosa che non fare una strong ale da 9 gradi con un vitigno aggressivo molto forte che te la fa arrivare magari a 10-11 gradi, è un altro mondo. Per cui il territorio e il vitigno insieme vuol dire anche questo, cioè io vado a fare una birra non perché voglio fare una birra e poi ci infilo dentro un po' di uva, ma io ti do una birra che ha una continuità con il vino che faccio, con l'uva che riesco a lavorare. Chiaro. E questo si allarga anche al discorso, cioè oltre a collegarsi col territorio, il bello della viticoltura italiana e di conseguenza anche delle Italian Grape Ale e il legame con la cucina, no? Perché in fondo Assolutamente, cioè, gli assolutamente. autoctoni sono ciò che meglio si sposano con la cucina del territorio, perché, Ma certamente. perché sono lì da sempre e quindi da sempre si sono legati a quel tipo di cucina. Questo apre appunto un mondo anche a un discorso di abbinamenti alla cucina regionale, ma che poi può essere sicuramente ampliato a quella che è la cucina invece anche stellata, che però poi tutto sommato spesso si fonda su quelli che sono le tipicità della regione, no? Certamente. Per cui questo penso che crediamo che sia un altro aspetto importante Diciamo che la ristorazione è un anello che ancora, secondo me, deve finire di chiudersi definitivamente, perché i cuochi spesso, magari, o comunque il mondo della ristorazione in generale, è concentrata a farti un ottimo piatto e il beverage è qualcosa che serve per mandare giù il boccone, e se c'è un'etichetta figa è meglio perché si vende prima. Ma in verità le due cose possono andare di pari passo e è triste andare in un locale che magari serve tutto il cibo del territorio a Vicenza e in carta magari c'è solo appunto il veronese, il piemontese e che ne so, il toscano, ecco. Certo. Hai perso un tassello importante. Assolutamente. Intervenire, eccomi. Scusatemi, così rifacciamo i tre Andrea e grazie Piacenza, sempre molto interessante poi il punto di vista di chi è più vicino al vino rispetto soprattutto a me, e Andrea è molto vicino al vino. Beh, lo stiamo portando fortemente anche verso la birra, abbiamo dovuto usare le Italian Grape Ale per questo e con lui ogni tanto ancora si discute. Lo so, è un buon gustaio a tutto tondo, quindi quello che è buono, punto. Esatto. E anche sugli abbinamenti so che ogni tanto provi con la birra e non solo col vino, ovviamente, e con la birra è anche più facile. Anzi, molto più spesso con la birra, perché poi alla fine, come dire, così, anche per avere un po' di freschezza e di diversità rispetto a quello che si affronta per lavoro, per piacere anche, ma però... Certo. Perché con Andrea si discute spesso su che cos'è il concetto di Italian Grape Ale, no? Che per il momento è un qualcosa che hanno proposto, in realtà è stato già Riccardo Corbo proporlo al BJCP, che è un organo americano che si è assurto il ruolo, ma se l'è autodato in un certo senso, il ruolo di
creare gli stili per le birre, cioè raccogliere inizialmente, ma poi è andato anche molto a modificare negli ultimi anni a seconda di quelle che sono un po' le tendenze di mercato, e un po' all'americana secondo me stanno passando sopra molte cose. Faccio un esempio che non c'entra niente col tema di oggi, però sono scomparse dall'ultima release del BJCP le Bohemian Pilsner, cioè le prime Pils. La Pils del 1841, nata a Pilsen, oggi non ha più il suo nome all'interno degli stili, quindi questa cosa è assurda. Però le Italian Grey Ale, come dire, le hanno raccolte loro per la prima volta, e credo che sia molto interessante iniziare però a fare un discorso un po', allargare un po' il discorso, è molto importante secondo me, perché per il momento è un non stile del tutto, è come dire, un raccoglitore di tutto quello che potrebbe essere peraltro solo ale o fermentazioni spontanee, in effetti con lieviti da vino, anzi, di birre con aggiunta di uva. E dove vale tutto, non c'è una distinzione di colore, non c'è una distinzione di alcol, non c'è una distinzione di stile, di partenza, vale un po' tutto. Temo che piano piano vorranno andare ad aggiustare il tiro per dare delle indicazioni in più ai produttori, e io non vorrei mai di trovarmi nelle condizioni di non poter chiamare Italian Grey Ale una birra di Barley piuttosto che una di Montegioco, piuttosto che una di Siemann. Sono tre, secondo me, tipologie diverse tra di loro, ma tutte e tre hanno una tremenda ragione di esistere, perché hanno un legame col territorio mostruoso, con la filosofia del birraio e del birrificio incredibile, e soprattutto raccontano quel pezzettino di terra, ma poi tutta l'Italia con la sua biodiversità, dove la biodiversità molto spesso la rappresentiamo noi stessi, cioè l'italiano stesso con la sua creatività, attenzione, non è solo una questione di territorio. E quindi non so se Diego vuole intervenire lui, vogliamo ridare un attimo di spazio ad Andrea Piacenza, o se facciamo intervenire forse, perché è anche il momento, Guido Palazzo, che ci spiega un po' meglio qual è il progetto Italian Grey Ale. Ecco Guido che arriva, e credo che sia il momento di dare spazio a te. Io vi saluterei anche, perché penso di aver esaurito il mio compito. Ho dei mostri sacri negli altri tre triangoli attorno a me, negli altri tre rettangoli attorno a me, quindi posso tranquillamente tornare Io lo nel prendo, background. Prenditi solo sacro piuttosto, che qua serve la santità, di solito uno se l'auto dà, te la do io e via. Mi arrogo questo. E ringrazio ancora soprattutto Andrea Filippini per l'intervento e per averci portato la testimonianza diretta di Siemann del suo lavoro di tutti i giorni. Grazie a voi, grazie a tutti. Guido. Grazie Kama, grazie Andrea, Grazie a tutti gli Andrea che ci sono e che ci circondano. No, io ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Andrea Siemann. Mi chiedo come mai ce l'abbia trattato con quelli di Verona, perché comunque punta il dito spesso in quella direzione. Ovviamente è una battuta. La cosa che invece ho trovato molto interessante, e da lì vorrei partire, è quando lui diceva che le IGA sono un punto di contatto con il mondo dei consumatori anche del vino, no? Ed è un po' il punto di partenza di tutto quella che è la filosofia che sta dietro al nostro progetto. Noi circa un anno fa ci siamo messi all'opera. In verità il progetto parte da tempo addietro, perché organizzando eventi sia nel mondo vino che nel mondo birra abbiamo sempre cercato di creare delle corrispondenze, dei momenti di confronto e dei momenti di approfondimento. Quindi quando c'era l'evento sul vino c'era sempre un beer corner, e quando c'era un evento sulla birra c'era sempre un'enoteca, e in queste circostanze riuscivamo sempre in qualche modo a creare dei ponti più che ad alzare dei muri. Questo chiaramente in funzione di aiutare il pubblico che veniva ai nostri eventi ad andare oltre a quelli che sono poi i campanilismi culturali legati a il piacere di amare solo il vino e la birra relegarla a una bevanda, diciamo così, di serie B, oppure viceversa, bere solo birra e il vino non considerarlo mai.
Quindi partimmo da lì per fare dei ragionamenti che andassero oltre e in qualche modo tenessero in considerazione anche tutta una serie di aspetti che sono stati citati anche oggi e che per noi sono delle leve fondamentali, e sono il mondo della ristorazione, la promozione del territorio, la promozione del turismo, dei luoghi dove le aziende producono le loro birre, i loro vini e si mettono in relazione con le aziende, con altre aziende del territorio per magari fare collaborazioni di carattere enogastronomico. Quindi il progetto ha questo tipo di filosofia e appunto diciamo un anno fa ci siamo trovati attorno a un tavolo e abbiamo incominciato a ipotizzare una struttura che andasse in più direzioni e coinvolgesse appunto più ambiti. Il cuore del nostro progetto Italian Grape Ale, che ha questo bellissimo sottotitolo che viene anche citato nel sottopancia, cioè quando la birra incontra l'uva, ha come motore fondamentale e portante l'organizzazione di un concorso internazionale, che in qualche modo per noi rappresenta da un lato la possibilità di fare una fotografia sulle produzioni che in Italia oggi esistono a 360 gradi. Dall'altro la possibilità di comunicare all'estero la nostra varietà e in ultimo di creare appunto di tendere una mano a chi produce all'estero per in qualche modo confrontarsi ed evolvere, perché attraverso appunto il confronto si cresce. Il punto di partenza per poter arrivare al concorso è stato quello della costruzione di una mappatura, e quindi la messa online di una piattaforma che si chiama appunto italiangrapale.org, all'interno della quale abbiamo, tuttora stiamo disegnando un po' su tutto lo stivale italiano quelli che sono i produttori e le birre realizzate, le Italian Grape Ale realizzate. Abbiamo scelto di mappare tutti, nel senso che il focus è sulla birra, quindi ci sono produttori classici, birrifici, cantine brassicole, agribirrifici, anche beer firm, perché per noi era fondamentale avere un'idea generale di quello che è aggiornato. Collaboriamo anche con diversi soggetti che in qualche modo ci supportano nella definizione, nel tenere aggiornato il database, che è tuttora, insomma, è stato varato, diciamo così, la nave è stata varata i primi di marzo ed ora è tuttora in navigazione, quindi è un work in progress e tutti i giorni abbiamo qualcuno in più che si registra, qualcuno in più che ci dà le sue informazioni, il che ci permette anche di tenere il timone dritto per poter poi organizzare effettivamente quelle che saranno le linee del concorso in termini di categorie, perché abbiamo un'idea ovviamente, però è anche vero che è importante capire come si sviluppa come evolve un territorio e insomma terremo conto a 360 gradi di tutto, ma anche di quello che il nostro territorio, la nostra nazione produce. Assieme alla mappatura c'è un'attività editoriale, redazionale, lo facciamo attraverso questi momenti, lo faremo attraverso altri momenti di approfondimento, ma non parleremo solo di birre con i birrai, assolutamente loro sono i protagonisti principali, però parleremo anche con chi nel mondo del vino sposa questo tipo di collaborazione, come il mondo della ristorazione in qualche modo è interessato a interagire sia col mondo del vino che col mondo della birra, col mondo delle IGA, ma saremo anche lì a parlare di territori e di promozione di turismo enogastronomico. Dicevo appunto il motore del concorso, c'è questo progetto editoriale che in qualche modo viaggia in parallelo. L'ultimo step di questo progetto è la realizzazione di eventi in chiave promozionale ovviamente e in chiave anche di divulgazione e di degustazione, quando avremo il primo, diciamo così, la prima line-up dei birrifici premiati, che ci piacerà sicuramente portare in giro e
far conoscere, perché poi l'obiettivo è quello. A noi piace molto l'idea di interfacciarci con diversi pubblici, ritorno lì, cioè quando Andrea diceva che comunque è difficile presentare le birre, sì, assolutamente, però le IGA hanno una grandissima potenzialità ed è molto trasversale rispetto appunto a tutti i tag che ho detto prima. È anche vero che è facile, e forse più facile, ma ci metto un po' di virgolette, incominciare a interagire con chi beve vino o chi solitamente beve distrattamente vino o birra, e fargli conoscere dei prodotti di qualità piuttosto che lasciarlo invece andare alla deriva e avere cose cattive industriali da super scaffale e super scontatissime che non raccontano nulla se non di più dell'etichetta. E quindi insomma io credo che le IGA siano davvero un buon punto di contatto con il pubblico neofita piuttosto che il curioso, non strettamente l'appassionato. E mi piace che insomma ci siano produttori che lavorino in questa direzione, cioè andare alla ricerca di pubblici diversi, di consumatori che non solo possono essere strettamente interessati al mondo birra, ma possono essere interessati al mondo vitivinicolo, possono essere interessati a conoscere meglio un territorio e attraverso questo arrivare a consumare birra artigianale di qualità, IGA. Secondo me è l'obiettivo, se no il rischio è quello sempre di rimanere nei propri confini, di non parlare con chi invece magari un pezzo di strada l'ha già fatto e può dare una mano a sviluppare un settore, ed insieme tutti i settori possono aumentare attraverso la forza della rete, aumentare e fare sistema e ottenere maggiore visibilità sia nazionale che internazionale. Quindi il progetto italiangrapei.org è questo. Al momento appunto siamo operativi online attraverso l'attività editoriale, ecco, grazie al sito, con la parte della mappatura, forse ci sono anche delle indicazioni rispetto ai birrifici e le referenze che sono state già mappate. Ci sarà il concorso, appunto, stiamo lavorando per realizzarlo quest'anno, e poi a seguire l'evento. Questo progetto è supportato da aziende private, da istituzioni, stiamo lavorando per allargare il più possibile la rete, perché attraverso la rete si va lontano. Singolarmente si rimane un po' fermi. Forse è il più grande insegnamento, è vero che si usa sempre questa frase, però è il più grande insegnamento che questo periodo che stiamo vivendo ci sta lasciando, cioè i confini devono essere davvero molto più liquidi, in questo caso cercare di costruire relazioni con soggetti diversi affinché poi si possa competere su mercati e competere anche in comunicazione con altri settori, con altri competitor, proprio per essere all'altezza e magari vincenti. Noi abbiamo un territorio ricchissimo, abbiamo dei prodotti buonissimi in termini di vino e di birra, e quando questi si legano al discorso della ristorazione e lo fanno nel modo corretto, anche se c'è tanto lavoro da fare, giustamente Andrea diceva che il mondo della ristorazione è ancora un po' un anello debole, vero, ma comunque a tendere ci saranno molte occasioni per legare questi soggetti, vino, birra, ristorazione e dico anche territorio e quindi promozione del turismo locale. Mi piacerebbe sapere che cosa pensa Andrea di quest'ultima, Andrea di Sieman, sull'ultima parte relativa al turismo e a quanto il territorio può essere veicolo di comunicazione anche forte. Ecco. Allora, io sposo la linea in toto, nel senso che noi cerchiamo davvero di fare gli ambasciatori delle colline in cui siamo. Ad esempio, noi abbiamo avuto l'anno scorso e adesso ogni anno
gli importatori americani e giapponesi del vino vengono in cantina nostra, stanno con noi tutto il fine settimana e noi li portiamo in giro per i Colli Iberici a bere e a mangiare, a vivere il territorio. Gli abbiamo fatto vedere le strade per fare i percorsi in bicicletta, ci sono le passeggiate con un sacco oltretutto di punti storici risalenti alla guerra. Si mangiano delle specialità che non esistono già a Vicenza in città, già non ci sono più alcune cose che si mangiano sui Colli Iberici o comunque fatte in quel modo. Alcuni vini li trovi solo là, ci sono dei produttori piccoli di vino che coltivano e lavorano le uve autoctone, il Tai rosso, la Garganega, eccetera, e le fanno in modo straordinario, e dopo 2 anni o 3 di questa attività con loro, loro vanno a portare i Colli Iberici a Tokyo, a New York, oppure in California, e loro parlano di questo territorio che è vicino a Venezia, per cui vicino a Venezia non c'è solo Verona, ma non perché ce l'ho con Verona, ma perché è famosa, oppure a Padova, i Colli Euganei, dove c'è la Villa del Petrarca e la più antica università del mondo e tutte queste cose qua, no? Cioè, la nostra sfortuna da un lato, ma la fortuna è che abbiamo un territorio che è diciamo più vergine di altri dal punto di vista dell'essere famoso nel mondo, e da alcuni anni in Giappone si parla di Villaga, che è un paese di pochissime anime sperduto sui Colli Iberici, per cui questa cosa è fondamentale, e torno a ripetere, non per una forma di campanilismo contro chi ci è confinante, ma perché in Italia è così, a distanza di alcuni chilometri tu hai delle cose che non hai a 20 chilometri di distanza, per cui chi viene a visitare l'Italia si innamora di queste cose, perché in mezz'ora in macchina si trova in un altro contesto e mangia diversamente e beve diversamente e lo speaking delle persone è diverso. È vero. È questo, il turismo è questo in Italia, non serve solo portarli, non so, a Firenze a vedere i monumenti, assolutamente sì, però poi il turista che sente parlare dell'Italia, del cibo, della musica, delle cose, vuole vivere i territori che sono infiniti. Certo, grazie. No, assolutamente. E in questo ci leggo appunto tutta la potenzialità che può avere la scoperta dei territori. Come tu dicevi, sono tutti diversi e veramente a distanza di pochi chilometri una persona può scoprire un mondo nuovo e innamorarsene. Quindi il ruolo, secondo me, degli ambasciatori, dei brand ambassador, come dici tu, che possono essere fatti da chi fa birra, da chi fa vino, da chi in qualche modo si sente orgoglioso e legittimato di promuovere il proprio territorio perché lo conosce, perché lo vive. Sono assolutamente tutti elementi che per noi, per il futuro, saranno elementi importanti, armi al nostro, frecce al nostro arco, in chiave turistica, ma non solo per chi arriverà dall'estero, anche per chi magari in Italia ha girato poco perché era più facile prendere un aereo low cost e andare dall'altra parte. Benissimo, nessun problema, non abbiamo mica... non dobbiamo sicuramente rimanere chiusi nei nostri confini, però tante volte questo poi ti limita e non scopri effettivamente quello che ti circonda e non lo fai con gli occhi di chi lo vive, per cui per me questa è una grandissima potenzialità. Io dico che le IGA poi è un termine sul quale vengo sempre un po' ripreso, però per me sono un ottimo passepartout, no? Perché in qualche modo permettono di aprire, sono una chiave che apre diverse porte, e sono le porte di cui abbiamo parlato adesso, no? Avvicinarsi a pubblici diversi, a far conoscere meglio il comparto delle artigianali, perché così, perché se io conosco una birra e me ne innamoro e poi vado ad approfondire,
con ciò si può anche arrivare per altre vie, però è vero anche che se mi siedo ad un tavolo e mangio un buon pasto e questo viene accompagnato e spiegato con dei buoni prodotti artigianali o vitivinicoli, poi questo gemma, no? Viralità è positiva, quindi io sono molto convinto che queste birre siano anche se appartengono ad una nicchia, siano comunque prodotti, birre che hanno un'enorme potenzialità per le cose che ho già detto e non mi voglio ripetere. Quindi per me la vostra realtà la conoscevo fino a un certo punto, soprattutto non conoscevo il backstage, le motivazioni reali, e ne sono rimasto affascinato e sono sempre più convinto che effettivamente produttori come voi abbiano veramente il punto di vista più corretto sul territorio, perché lo vivono e lo costruiscono. Ti ringrazio. Diego, c'erano forse delle slide con le quali forse volevamo chiudere? Ecco, sì, magari le commentiamo insieme. Queste Volentieri. sono... Ecco, Andrea, aiutaci. ci sono. Ma allora, questa qui è chiaramente la classica vendemmia, in realtà di classico ha pochissimo, perché la raccolta a mano in cassetta è una raccolta che non fanno in tanti, ma non perché noi siamo più bravi di altri, ma semplicemente perché la raccolta macchinizzata o fatta con altri sistemi più veloci non consente poi un certo tipo di lavorazione in cantina, perché se tu l'uva inizi ad ammostarla finché è in cassetta, o ci metti la solforosa dopo oppure non riesci a fare un vino che fermenta in modo spontaneo senza che ti venga fuori un qualcosa per fare altri usi, come ad esempio condire l'insalata. Per cui questa parte fa parte del lavoro che poi servirà anche in birrificio, quindi a mano è fondamentale per noi. Diego, la prossima. Biodiversità, questa è la parola che mi viene, cioè io quando vedo i vigneti con l'erbetta inglese tagliata fina a fina mi viene un infarto, perché vuol dire che lì c'è qualcuno che ogni 6 giorni va a tagliare invece l'erba. la terra battuta che c'è in alcuni vitigni un po' sfruttati forse preferisci? Sì, esatto, per cui la biodiversità è un vigneto che si autodifende, che non serve trattare troppo e insomma è uno stile di vita che ne abbiamo scelto. Avete mai pensato di fare anche miele? Abbiamo fatto miele per un paio d'anni, però quello è un lavoro proprio e noi tre non ce la facciamo, per noi è impossibile. Non sono in previsione quarti, quinti fratelli, no? Sorelle, qualcosa, niente? C'è un nipote, però è ancora piccolino. Vedremo in futuro. Vediamo. Esattamente. Bello. Questa, confrontata con altre foto, in realtà è fondamentale perché abbiamo vigneti che hanno un'esposizione a T praticamente, quindi c'è un irraggiamento e un'esposizione ai raggi solari e al vento che è diversa. Questo è il vigneto di Garganega a sinistra e a destra di Incrocio Manzoni, infatti si vede che le foglie sono diverse. La Garganega che cresce qui matura con una settimana di anticipo rispetto a quella che abbiamo nel vigneto più giù a destra, che ha un'esposizione in questo senso. Ho temuto un altro confronto col veronese per un attimo. No, basta, li ho già picchiati duro abbastanza. E quindi veramente anche qui non è un caso, niente è un caso. La prossima, grazie. Questa l'ho fatta in inverno perché vedete la nebbia sotto c'è la piana, diciamo, con i campi, e questa foto spiega il motivo per cui abbiamo un certo tipo di coltivazione che non è vittima della classica nebbia che c'è in Valpadana, ecco, per cui possiamo fare alcune cose perché hai colpito nel cuore, sappilo. Vabbè, io vivo a Padova, per cui siamo compagni di sventura in questo. Esatto. E poi bellissimi colori tardo-autunnali delle vigne. Sì. Eccole, le 6 Questi siamo noi dopo la diciamo svinatura del Tai rosso, per cui le mani sono sporche di feccia rossa.
delle vinacce rosse del Thai rosso, e quelle a sinistra sono tutte le cassette Lo sporche che dico bisogna andare a per lavare. Guido e non lo spiegherò mai. Questo è lo splatter che ci piace. Okay. Esattamente. Touché. E qui erano le 6 del pomeriggio circa a settembre, avremmo finito a mezzanotte di pulire tutto, per cui insomma la fase di vendemmia è molto intensa. E questa qui è una foto che tra l'altro spiega il nostro sistema, cioè noi non siamo due aziende separate in cui uno fa il vino, uno fa la birra, ma io che sono in mezzo, magari il giorno prima ho fatto cotte, il giorno dopo sono in campo, in cantina, a svinare, a lavare i serbatoi, a schiacciare l'uva, a pigiarla. Beh, quando c'è da imbottigliare loro non ti aiutano? Certamente, viceversa, assolutamente. Infatti. La linea di vini base, il Thai rosso, Gargano. una cosa interessante, noi facciamo un vino solo in purezza, che è il Thai rosso. Tutti gli altri vini sono sempre blend, quindi assemblaggi di fermentazioni separate di varietà, oppure riusciamo a fare un uvaggio, se siamo fortunati in quella annata là, cioè riusciamo a vendemmiare, a fermentare varietà di uve diverse nella stessa vasca. Per cui tutti i vini sono tutti uvaggi di almeno 2 o 3 varietà di uva, e tra l'altro anche le vendemmie. Noi abbiamo 9 varietà di vitigni in 4 ettari, per cui facciamo circa 25 vendemmie all'anno, che sono vendemmie anticipate, successive, appassite, alcune varietà prima, dopo, con le bucce, senza bucce, per cui da agosto a settembre il lavoro è veramente intenso, ma ogni cosa viene fatta a modo, diciamo. Avete leggermente ritoccato l'etichetta, o sbaglio, rispetto ai primissimi anni? Come Abbiamo disegno? leggermente ritoccato le etichette, quest'anno le abbiamo ritoccate di nuovo perché abbiamo cambiato formato di No, scusa, era solo per capire se era la mia memoria fallata o... Forse c'è qualche problema di connessione. Io ti sento molto male, Andrea. Anch'io. Poi magari riparte. Di solito quello che ha problemi di connessione sono io. Di solito sì, però oggi anch'io in realtà ho dimostrato... andiamo, forse siamo anche un po' lunghi siamo come un po' tempi, lunghi, però questa la non commento chiudere io, però questa foto la commento io, zittisco Andrea Filippini, mi permetto, ma è una birra che è nata nel periodo della... No, non riesco a zittire Andrea Filippini, perché non credo ci senta. infatti sì. Provo a parlargli sopra. Questa è una birra che sarà fatta nel periodo del lockdown, una collaborazione in realtà tra Ritual Lab, che è un birrificio romano, della cintura romana, quindi del Lazio, e Siaman, una birra già finita, pronta, normalmente pronta per essere già sul mercato, di Ritual Lab, è stata mandata al birrificio Siaman, e lì è stato fatto un blend con una birra che ha scelto Andrea Filippini. Io onestamente temevo, visto che Andrea Filippini ha scelto una birra molto luppolata di Ritual Lab, temevo un risultato molto volgare, e invece è un piccolo capolavoro questa birra. E molto spesso quando si uniscono queste due tipologie di birre così diverse, c'è una fermentazione spontanea e una birra invece a fermentazione controllata, insomma fermentazione con lieviti selezionati, oltretutto in questo caso anche luppolata eccetera, il risultato è sempre abbastanza stridente, si esibisce al meglio magari dopo parecchi mesi, quando scendono un po', cioè, insomma il blend inizia ad avere un po' senso. Invece è stata buona da subito, un risultato incredibile che dimostra la capacità di fare blend di Andrea Filippini and Company. Sento un chitarrista, ma in realtà temo che fosse Andrea Filippini, però penso che sia il momento forse anche di... Ah, ok. Però forse penso sia anche il momento di fare i saluti finali, infatti. Certo. E mentre Andrea rientra,
Io ringrazio ancora la Forza della Natura per avermi ospitato, Diego per la regia, per l'ospitalità a sua volta e per la capacità comunque di tenerci insieme nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, almeno io e Andrea Filippini peraltro. Grazie anche ad Andrea Piacenza, mi scuso ancora per il nome, il cognome sbagliato prima, ma insomma l'importante è sapere che quando c'è un vino buono ci sei tu e la tua Sempre guida, Guida, eccetera. Eccolo. E grazie anche a Guido per la splendida spiegazione sempre del progetto. Sì, io rilancio ancora un attimo, visto che è rientrato Andrea, giustamente per i saluti finali, rilancio un secondo anche per chi ci sta ascoltando rispetto alla mappatura. Chi volesse in qualche modo, non l'avesse ancora fatto, può contattarci per poter, via mail naturalmente, per poter iscrivere la propria IGA all'interno del database che è pubblico e lì aggiornato giorno per giorno. Andrea, ti abbiamo un po' perso alla fine, però sì, insomma... Sì, mi è morta la linea di nuovo. Niente, state mandando... questo è mio fratello Marco, il fratello grande. Sì, in realtà, Andre, saremmo sui saluti finali perché abbiamo sforato già di 11 minuti rispetto a quello che era il tempo. Vi ringrazio di tutto e del lavoro che fate, perché immagino che costruire il sito e tenerlo aggiornato e parlarne non sia, quello sono io, non sia facile. Sì, non lo è, ancora meno il concorso, ma ci proviamo e crediamo che questo sia effettivamente un progetto che possa portare vantaggio a tutti. Concordo, assolutamente. Grazie. Vi ringrazio. Grazie a te. A voi. Lasciamo il saluto finale a Diego, forse, che ci ha introdotti, ci caccia. No, però prima di salutarvi mi piacerebbe ancora commentare quest'ultima foto, perché vedo qualcosa che è particolare, che non c'è in tutti i birrifici. E allora pregherei Andrea di spiegarci un attimino quello che stiamo vedendo, quello su cui sono appoggiato e poi quello che hanno vicino. Quella è la nostra ultima fatica, che in realtà era semplicemente l'orizzonte finale cui dovevamo tendere, ma che per arrivarci ci vuole un po' di tempo e un po' di fatica. Sono le famose cool ship, sono le vasche di raffreddamento del mosto, diciamo, bollente, che si usano già da molti anni, Andrea Camaschello lo sa bene, in Belgio per fermentare le birre in modo spontaneo, quindi esclusivamente in inverno il mosto a 100 gradi viene sversato su quelle vasche per lasciarlo raffreddare lentamente in maniera spontanea e autonoma e molto lenta anche, in modo tale che nel corso della notte si infetti, si contamini con i microbi che ci sono nell'aria, nella collina. Lì non si vede, ma si era visto un inocolo naturale, forse, più che si infetta. Non mi piace il termine si infetta, Andrea, si contamina, scusami. hai ragione. Un inocolo naturale. Da questa foto non si vede, ma dai video che sono stati scorsi prima, intorno al birrificio, quindi fuori dalla finestra che c'è là, ci sono i vigneti e il bosco, per cui c'è veramente un mondo, diciamo, microbico vivissimo che entra in tutte le nostre birre e che ogni anno entrerà sempre in modo più intenso. Wow. Perfetto. Allora, io ringrazierei tutti per essere stati con noi, il pubblico in primis, ringrazio Andrea Filippini dell'azienda agricola Seaman per averci deliziato con i suoi aneddoti e con la sua presenza, ringrazio il Cama Andrea Camaschella che è stato un ottimo conduttore, e ringrazio Andrea Piacenza per essere riuscito a raggiungerci e a delucidarci appunto sugli aspetti vinicoli che sono peculiari della loro guida, che trattano appunto la guida ai vini buoni d'Italia, edita dal Touring Club Italiano. Ringrazio Guido Palazzo di My Personal Beer Corner, che è la mente
è il timoniere dietro al progetto IGA, Italian Grape Ale, quando la birra incontra l'uva. Ringrazio l'associazione Libereso Guglielmi che ci ospita e ringrazio anche il gruppo More News che ha messo a disposizione la piattaforma che stiamo utilizzando e che è anche media partner sia della manifestazione della Forza della Natura che anche del progetto IGA. E vi do appuntamento a domani al pubblico che ci segue, perché avremo il Libereso Festival che è, no, dopodomani è sabato, che è un concerto musicale di chiusura con anche delle sorprese. Faremo suonare le piante, quindi sì, è interessante. Comunque ringrazio tutti di essere stati qui con noi e seguiteci sul sito www.italiangrapale.org e sulle pagine della Forza della Natura. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie Ciao, ancora. ciao.